Benvenuto o benvenuta a questo nuovo video dedicato ai 5 errori che si commettono più frequentemente quando si parla di landing page. Ho iniziato a lavorare, ad operare nel inbound marketing e nel web marketing nel 2009-2010, a cavallo di quegli anni, quindi stiamo parlando ormai di 15, 16, quasi 17 anni. Ma fin dall'inizio ho capito che se non avevo un sistema per fare lead generation, tutti i miei sforzi sarebbero stati inutili. Quindi il mio primo sito, per quanto artigianale, per quanto certamente forse non all'altezza della situazione, ma aveva comunque una landing page con un lead magnet, in quel caso un ebook, me lo ricordo ancora, sulla comunicazione non verbale, cioè sul linguaggio del corpo, che fin dai primi giorni ha cominciato a macinare nuovi lead, nuovi potenziali clienti che poi ovviamente negli anni ho trasformato, alcuni di loro, non tutti evidentemente, in clienti. Quindi presta molta attenzione a questo video, vedremo insieme i 5 errori, soprattutto il quinto, quindi rimani fino alla fine, credo che possa veramente cambiare il tuo modo di operare online. Direi di iniziare subito. Io sono Alessandro Ferrari, mi occupo ormai da quasi 20 anni di consulenza e formazione nell'ambito della comunicazione, del marketing e ovviamente quando si parla di comunicazione, soprattutto oggi, non si può anche non parlare di comunicazione online ed ecco perché oggi parliamo di landing page. Per farlo mi aiuterò anche con delle slide, quindi condivido nello schermo anche le slide, ok? Poi se hai qualche domanda, qualche dubbio, ti invito a commentare qui sotto, io rispondo a tutti, magari non subito, però vedrai che ti rispondo. Quindi qualsiasi dubbio scrivilo qui sotto nei commenti e vedrai che ti risponderò sicuramente nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Come dicevo, landing page, pagina di atterraggio, opt-in page, possiamo chiamarla in tanti modi, sales pages, quando invece quella landing page deve vendere un nostro prodotto o servizio. Ma oggi ci concentriamo sulla lead generation. 5 errori che ti fanno perdere clienti e perché purtroppo la maggior parte delle aziende ancora oggi non se ne accorge. Perché non arrivano i clienti? Cerchiamo di capire. Traffico senza contatti. Quante volte mi sento dire da qualche imprenditore, da qualche azienda, da qualche manager, quando magari iniziamo un percorso di formazione o di consulenza, ah, ma il mio sito è molto visitato. Perfetto, fantastico, ma quelle visite si tramutano poi in lead e poi magari in potenziali clienti e poi ancora in clienti e poi ancora magari in clienti fidelizzati? Sembra una cosa, come dire, banale quella che sto dicendo, ma è fondamentale. Avere tante visite, avere un bel sito, come dicono molti, fine a se stesso, è un po' quello che gli esperti chiamano le vanity metrics, no? Quelli che dicono, ah, io ho 100.000 follower di qua, 100.000 follower di là. Ok, fantastico, bellissimo, ma questo ti porta poi lead, ti porta clienti veri, ti porta il fatto di poter chiudere poi degli accordi, dei contratti o delle vendite? Perché quello è se hai un sito che ti serve per promuovere la tua attività. Quindi avere traffico senza contatti sicuramente è uno dei motivi per cui non arrivano clienti. Visitatori che spariscono, vanno e vengono. È inutile avere ogni giorno decine, centinaia o migliaia di visitatori che arrivano sul tuo sito, ma arrivano e se ne vanno. Dobbiamo avere un sistema per catturare almeno una parte di quello. E tutto questo deriva anche dal fatto che non c'è nessuna azione concreta e le conversioni sono bassissime, perché molti imprenditori ancora oggi sperano che l'utente quando arriva sul loro sito cominci a starci delle ore, ma sappiamo che il tempo di permanenza media su un sito è di pochi secondi, quando va bene di pochi minuti, e che poi andando in giro per i vari menu possano arrivare quasi per caso nella pagina dei contatti e quindi come per magia chiederci un preventivo o volere acquistare i nostri prodotti o servizi. Capita? Sì, è ovvio che ogni tanto capita, ma è sempre più raro che questo avvenga. Dobbiamo avere un sistema strutturato. I clienti sono più esigenti, l'offerta, soprattutto dopo l'arrivo dell'intelligenza artificiale, è aumentata in maniera esponenziale. Quindi il problema spesso non è il traffico, ma è come riuscire ad intrappolare, nel senso buono, almeno una parte di quel traffico. Ed è lì il segreto, ed è lì che ci si gioca, come dicevo, la lead generation. Il primo errore è questo:
Messaggio poco chiaro. L'utente arriva sul tuo sito e non capisce bene cosa fai. Oggi purtroppo viviamo nell'era dei tuttologi. Ci sono persone che spaziano a 360 gradi e qualcuno pensa ancora, sbagliando, che il fatto di poter offrire un portafoglio di prodotti o servizi infinito possa qualificarti. Così il cliente da me può avere tutto quello che vuole. Attenzione, oggi sempre più clienti, sempre più consumatori sono in cerca di specialisti. Quando io voglio mangiare quel cibo particolare, vado nel ristorante che è specializzato in quella cosa. Quando ho una malattia o comunque voglio fare una visita specialistica, non vado dal medico di base, con tutto il rispetto ovviamente, ma cerco uno specialista. Sono disposto a spendere anche centinaia di euro, magari fare centinaia di chilometri, ma io voglio andare dallo specialista. Quindi ricordati che se non sei specializzato in qualcosa, difficilmente riuscirai ad attrarre. Più sarai generico, passami il termine, e maggiori saranno le probabilità che l'unico confronto che faranno tra te e i concorrenti è basato sul prezzo. Quindi, se il messaggio è poco chiaro e non capisci cosa fai, questo è il primo errore. Nessuna proposta di valore, un titolo generico e vago, e va via in 3 secondi, arriva e se ne va. Se non catturi attenzione, fin dai primi secondi hai già perso. Secondo errore, la fanno tantissime aziende, tantissimi professionisti, tantissimi imprenditori, parlano di sé e non del cliente. Siamo l'azienda leader nel settore. Hai mai fatto caso che tutte le aziende sono aziende leader? Non è possibile. Il leader è uno, tutti gli altri sono follower. Magari potrei dire che siamo una delle aziende più importanti del settore. Siamo stata la prima azienda a fare questa cosa, siamo state tra le prime aziende in Italia a portare questa innovazione. Ecco, questo ha senso, ma siamo l'azienda leader, la nostra azienda perché noi facciamo, perché noi siamo, perché i nostri prodotti, perché i nostri servizi. Parliamoci chiaro. Alla stragrande maggioranza dei clienti, sapere quanto siamo belli, bravi e buoni non gliene frega niente. Vuole sapere casomai cosa noi, i nostri prodotti o i nostri servizi possono fare per lui, come possono aiutarlo. Ecco quindi che bisogna switchare dal noi al tu puoi risolvere questo problema. Se il tuo problema è questo, questa è la soluzione. Ecco cosa ottieni facendo questa cosa. Evidentemente sono solo degli esempi, ma questa è la logica. Quindi il secondo errore è parlare di te, della tua azienda, anziché parlare del cliente e dei suoi problemi. Terzo errore, troppe distrazioni. Vedo dei siti che sembrano delle giostre, come si dice dalle mie parti. Menu di navigazione infiniti, link esterni da tutte le parti, pop-up multipli che si aprono dappertutto ogni 10 secondi, 10 call to action diverse. Se vuoi questa offerta clicca qui, ma possiamo darti anche questo, ma attenzione perché domani scade questa. Se non guidi l'utente, non converte il tuo sito. Quindi il terzo errore è attenzione alle troppe distrazioni. Quarto errore, call to action debole. Anzi, in alcuni siti non c'è neanche la call to action. Se noi non diciamo alle persone cosa devono fare, difficilmente lo faranno. So che può essere brutto, ma è così, le persone vanno guidate. Ecco perché una call to action, iscriviti subito, contattami, acquista, richiedi una consulenza. Ok? In questo modo, breve ma quasi imperativa, è chiaro che poi nessuno è obbligato a richiederti una consulenza o ad iscriversi o a comprare quel prodotto. Però la call to action deve spingere all'azione. Call to action. La traduzione è quella, chiamata all'azione. Invia, per esempio, come call to action, non dice nulla. O un bottone nascosto, piccolo, che si confonde con lo sfondo. Nessun senso di urgenza. La call to action deve essere chiara, visibile, irresistibile, deve bucare lo schermo, deve distinguersi in mezzo a tutto il resto, deve proprio uscire dallo schermo. Quindi questo è il quarto errore, mancanza di call to action. Racconto spesso nei miei corsi alcuni aneddoti che ho vissuto in passato di persone che continuavano a mandarmi mail proponendo delle cose fantastiche e non sapevano neanche chi erano. Sotto non c'era scritto contattami, scrivimi, rispondi. Okay? E purtroppo succede ancora oggi. Quinto errore, il più importante di tutti, lo sono tutti, ma se facciamo i primi 4 e non evitiamo anche il quinto, siamo messi come abbiamo detto all'inizio. Magari tante visite, ma nessun lead. Il quinto errore è quello spesso più sottovalutato.
nessun sistema dietro. Ok, ho scaricato la guida, ok, ho scaricato un video gratuito, ok, mi sono iscritto a quel webinar gratuito. E poi, dov'è il follow up? C'è una sequenza? C'è un lead nurturing, cioè nutrire il lead, come si dice in gergo? C'è un percorso che porta da A a B, dove B è ciò che tu vuoi che la persona faccia, che acquisti il tuo prodotto, il tuo servizio, che ti richiede una consulenza, che venga nel tuo negozio, che acquisti sul tuo e-commerce. Dipende, gli obiettivi possono essere diversi, ma la strategia da utilizzare è sempre la stessa. Quindi ricordati, questi sono i 5 principali errori da evitare quando pensi al tuo sito, se non ha una landing page e se ce l'ha, se quella landing page non è allineata con tutto questo. Quindi cosa funziona invece davvero? Il messaggio deve essere chiaro, cristallino. Come posso aiutarti? Quindi quando la persona arriva sulla tua landing page, già il pretitolo, nel momento in cui lo legge, dovrebbe dire, caspita, sono nel posto giusto. Questa è l'azienda o il prodotto o il servizio di cui ho bisogno. Quindi focus totale sul cliente, secondo aspetto, struttura semplice, le cose troppo arzigogolate, cose che si muovono, che lampeggiano, che vanno su e giù, che fluttuano, belle forse da un punto di vista grafico, ok, ma assolutamente inefficaci. Poi, come abbiamo detto, call to action diretta. Iscriviti, acquista, prenota, contattaci. Deve essere breve ma molto, come dire, diretta. Il semplice batte il complicato, sempre, oggi, sicuramente a maggior ragione. Sei pronto quindi a trasformare la tua landing? Quindi se ce l'hai, analizza gli errori, applica la struttura e sono sicuro che se eviterai questi 5 errori, i risultati cominceranno ad arrivare o se già oggi arrivano, arriveranno ancora di più e in modo più massiccio. Questo è solo un riepilogo del mio articolo completo sul web marketing, dove parlo ovviamente in maniera approfondita anche delle landing page, anche della lead generation. Quindi ovviamente, oltre a guardare questo video, magari mettere un like e condividerlo o commentarlo se ti piace e magari, perché no, attivare la campanella per ricevere poi gli aggiornamenti che io regolarmente, quasi ogni settimana, posto sul canale. Ma se vuoi approfondire questo argomento, il mio suggerimento è anche quello di andare nel link in descrizione o nel primo commento e leggere il mio articolo completo che ho scritto qualche giorno fa sul mio blog, che parla proprio di web marketing approfondendo tutti questi. Per il momento ci fermiamo qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!